troviamo sulle Gole del Verdon, è il secondo canyon più grosso al mondo, secondo solo al Grand Canyon. Il Verdon sarebbe, diciamo, il Colorado europeo. È comunque il canyon più grosso d'Europa. Le gole arrivano fino a 700 metri di altezza e è uno spettacolo. Io non soffro di vertigini, ma in effetti dà un po' di senso strano, ecco. Io sto qui che è meglio. Bello, 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 bello. Non vediamo Sì, l'ora fa impressione. sì, non vediamo l'ora di partire con la nostra camminata. Allarga ancora un po' le gambe. Mi sento tanto stabile. Perché alla fine non stai volando da nessuna parte. Ed eccoci in partenza, siamo al rifugio qui di Saint-Malin e niente, adesso partiamo. Siamo un po' in ritardo perché sono tipo le 11 e ci vuole minimo 6 ore e mezza per fare tutto il giro e andare di nuovo dove abbiamo lasciato il camper. Speriamo di farcela con il chiaro. Quanto manca? 6 ore. E mezza tipo. Beh dai, non è tanto profondo. Buttati. Non si vede il fondo, ma vabbè. Abbiamo da poco iniziato il sentiero Blanc Martel, che è quello che parte dallo chalet che non ricordo il nome. Abbiamo appena iniziato il sentiero Blanc Martin. Diciamo che la prima parte è abbastanza bella ma un po' ripida, perché è la parte che si scende, diciamo, nel Verdon, che è il nostro Colorado europeo. Non si tratta di un sentiero ad anello, bensì è un one way. Diciamo che si parte dallo chalet La Malin e si arriva al punto sublime. Ci sono due metodi prevalentemente: o siete muniti di due mezzi, o altrimenti c'è una navicella, una bus navetta che parte ogni giorno dal punto sublime, dove noi in realtà abbiamo dormito, abbiamo passato la notte, e arriva allo chalet. Noi abbiamo parcheggiato il camper lì, siamo venuti col motorino fino a qui. Da qui si parte con la camminata, che diciamo che è il percorso consigliato, in quanto più semplice, in quanto è quello che hanno detto che è il più bello e che quindi tutti fanno, quindi diciamo è quasi a senso unico. È meglio comunque trovarsi solo tutti in un senso, è più semplice per le persone. E saranno, dice, 6 ore e 30, 14 km. Cioè, dopo 40 minuti che stiamo camminando,
Passaggio difficile e dangeroso. Dangeroso. È pericoloso per i prossimi 10 km. Ok, dirmelo Grazie. prima? No, vabbè, ok. Raccontaci la storia. Allora, in pratica quest'area era abitata dai galli, però i galli non è che se la cagavano tanto, perché comunque era un po' un'area impervia, non c'era niente poi di interessante per mangiare. Nel 1800 inizia a essere un po' un'area turistica e quindi iniziano a venire soprattutto britannici, francesi qua, e quindi il governo francese inizia a fare dei lavori per metterla un po' in sicurezza, renderla più carina, fare qualche albergo eccetera, ristorante eccetera. Point sublime. E voilà. E che carini che ti mettono anche gli scalini, per fartela pesare meno, ma qui diciamo che la salita non manca. E per fortuna che c'è ombra, vero? Dai che ci siamo quasi. Oh. Si intravede un azzurrino. Allora, queste gole dal punto di vista geologico sono prevalentemente calcari, quindi tutta quest'area era sott'acqua. A un certo punto l'acqua si abbassa, il livello dell'acqua si abbassa, queste rocce si alzano e viene anche la formazione delle Alpi. E quindi la formazione delle Alpi, quindi questo scontro tra le placche, qua si formarono proprio delle vere e proprie crepe, che poi sono tutte queste che vediamo. E piano piano poi si formarono i fiumi e quindi il Verdon andò ancora più a, diciamo, rendere smooth tutta quest'area qua. Sono gole che c'erano già e poi il fiume ha preso e ha scavato ancora di più. All'inizio del XX secolo, Martel, un appassionato di idrologia e speleologia, fu incaricato dal Ministero dell'Agricoltura di trovare nuove fonti d'acqua potabile per colmare il fabbisogno della Provenza. Fu integrato in un'equipe del posto nella quale lavorava il signor Blanc, una guida naturalistica di un paesino vicino. I due lavorarono assieme per questo progetto proprio qui in questo canyon, che prende il nome da queste due persone. Sta protestando un po', Minchia, ma vabbè, vai veloce. meglio non essere geologi. È che io ormai lo sono diventato. Ho maturato esperienza. Chiaro, no? 8 km e mezzo, abbiamo da poco superato la metà. Ci sono i grifoni. Sono cannibali. Ma cos'è sta roba? Mangiano le carcasse, meglio non pensarci. Cerca di non morire, va? Che se ti mangiano. Nella parte finale di questo percorso ci sono due gallerie.
Queste gallerie in realtà erano state scavate anni fa per deviare il corso del fiume Verdone. Però ora, dato che il progetto è stato abbandonato, noi possiamo attraversarle, sono completamente al buio, quindi bisognerà avere una torcia o il telefonino va bene. Questa è la prima galleria che dicono di non fare, quella con le rotaie. Siamo pronti per entrare nella prima galleria. Quanto è lunga? Questa è 140 metri mi sembra. È proprio come quella delle miniere che conosco io. Ecco, proprio uguale, guarda. Che bello. Che bello. Vedo già una Reinforcement ce n'è? No. Ah, ma si vede anche alla fine, guarda. Siamo vivi, siamo vivi. C'è la prossima. Siamo giunti alla seconda galleria. Questa... No, thank you. Thank you very much. Siamo giunti alla seconda galleria. Quest'ultima galleria è lunga 670 metri ed è completamente buia. Brrr, che freddo! Questa è fredda. Questa è buia. C'è il buio che ci mangia. Mi giro? Mi giro. Oh, oh. Beh, ma tu sei esperta. Vabbè, buio è buio, eh. Siamo vivi! Ce l'abbiamo fatta! Ed ecco gli ultimi scalini. Quanti sono? 240! 240. Ed eccoci qui dopo 7 ore e 75 minuti Ma non è vero, sono solo 6 ore e 24! al punto sublime. Ma non è vero! Pensa a te. L'ho fatto prima il punto sublime. Frega niente. Mi sembra sublime essere vicino al camper. Adesso abbiamo Scricciolo qui che ci aspetta e Scricciolino dall'altra parte. Bisogna andare a prenderlo. Oh, che mal di schiena. Non hai capito. Ma Bellini fammelo a me. È bellino proprio. Ed eccolo il nostro cubetto. Sei un cubetto, eh? E sbam.